Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questo è il video domenicale, come sai un pochino più lungo, in 3 varianti, dedicato a domande di più ampio respiro oppure alle energie del mese, come oggi. Oggi infatti andremo a vedere quali saranno le energie di questo marzo 2024 che si sta per aprire e che si spera porti la primavera. Ne abbiamo bisogno, io poi non tollero il freddo. Lo faremo con le nostre 3 varianti, ma prima di presentartele ti voglio avvertire che nella seconda variante mi sono dimenticato di leggerti una frase dall'oracolo delle risposte. Questo non invalida la variante, c'erano 2 possibilità: barare, girare un altro piccolo pezzo e incollarlo, oppure darti la variante lineare così com'è. Ho scelto la seconda, mi piace fare le cose più lineari e pulite possibile. Bene, ti vado a presentare le varianti. La prima sarà il turchese africano, la seconda sarà l'occhio di tigre ferroso e infine la terza sarà il diaspro zebrato. Prima di lasciarti alla prima variante voglio anche dirti che ci siamo, il workshop di cartomanzia e divinazione di marzo della Lucerna di Cronos sta per debuttare, ci sono gli ultimissimi posti disponibili. Se sei interessato puoi mandarmi un WhatsApp audio o scritto al numero 388 5776 772. Ad aprile, ti ricordo, debutterà anche la seconda edizione del corso sui sigilli magici, che nella prima ha ottenuto un grandissimo successo. Bene, possiamo passare alla prima delle nostre 3 varianti. Noi ci vediamo per i saluti finali. Variante del turchese africano. Andiamo a vedere qual è l'energia principale del mese di marzo per te che hai scelto la variante del turchese africano. Qual è l'energia principale del mese di marzo? È caduta, la togliamo, la papessa. La papessa è una carta che parla di sapere, un sapere che può essere esperienziale, quindi l'accumulo di esperienze, ma anche un sapere che può essere quello canonico del libro, dello studio, oppure può parlare anche di opportunità lavorative. La papessa di fatto rappresenta i contratti, gli accordi, tutto ciò che è il riuscire a fissare su carta un percorso che poi si va appunto a sviluppare in un'attività progettuale, lavorativa o anche di studio. È una carta che rappresenta anche lo studio delle discipline occulte, rappresenta anche la magia, in quanto specchio del consultante. È la carta che tocca in profondità il viaggiatore del sentiero dei tarocchi e lo guida in quelli che poi sono i vari step, le varie carte. La papessa apre di fatto il percorso dopo la manifestazione del bagattello e allegoricamente lo chiude in quanto è lunare e quindi associabile alla carta della luna, prima del trionfo del sole, del giudizio e del mondo, che sono le carte che poi coronano il sentiero. È una carta che può parlare di famiglia e quindi magari questo mese la famiglia potrebbe avere un qualche tipo di peso negli eventi, oppure magari semplicemente è un mese nel quale c'è la gioia di vivere in una famiglia o in una situazione che percepiamo come familiare. Può essere una carta che rappresenta anche la legge, non solo contratti come ho detto prima, ma anche la legge, e quindi può rappresentare l'avere a che fare qualcosa con la legge, che non vuol dire avere guai, può anche essere semplicemente il dover magari avviare dei lavori di ristrutturazione e quindi pertanto ottenere tutti i permessi, eccetera eccetera, oppure anche proprio la legge intesa come discussione di un qualcosa di legale. Insomma, una carta che, se al suo interno è molto empatica, molto anche direi magica per certi versi, esternamente invece molto pragmatica. È una carta che può rappresentare anche una madre o l'attaccamento alla madre. È un mese interessante quello rappresentato dalla papessa, perché è un mese nel quale sicuramente il consultante sarà in grado di comprendere nel profondo qualsiasi delle situazioni che gli si presentano davanti e quindi anche di gestirle in maniera concreta e produttiva. Insomma, un bel mese, dai. Vediamo un pochino, andiamo a mettere anche gli oracoli. Vediamo un po' per questo mese di marzo 2024, per te che hai scelto la variante del turchese africano.
Vediamo cosa vogliono dirci gli oracoli. Andiamo a mettere anche l'oracolo delle porte, per te che hai scelto la variante del turchese africano. Quali opportunità in questo mese di marzo? E infine andiamo a mettere il Silson Lenormand per questo mese di marzo 2024, per te che hai scelto la variante del turchese africano. Quali eventi, quali opportunità? Ok, mettiamola qua, se no... Qui abbiamo Ifigenia, il sacrificio, la porta aperta e poi abbiamo il sole. Allora, sono tre carte interessanti. Ifigenia può fare riferimento veramente a una situazione da discutere o da affrontare a livello familiare e anche da risolvere. Il sole è una carta che rappresenta comunque una riuscita, è una delle carte più belle per quanto riguarda non solo la Sibilla ma anche il tarocco, quindi può rappresentare anche la riuscita non solo se ci fosse qualcosa in famiglia o a livello di gestione della casa, ma rappresenta anche il portar luce sulle cose, oppure un incontro importante, oppure magari una situazione lavorativa importante. Insomma, direi che è una accoppiata veramente importante. Certo, può far pensare il fatto che Ifigenia parli di sacrificio, ma il sacrificio fondamentalmente qui viene inteso in maniera più ampia. È come se in questo mese di marzo tu ti ponessi perfettamente in linea con quella che è la carta della papessa, una carta che sa quando è il momento di tagliare i rami secchi a livello intellettuale e a livello fisico, e quindi di conseguenza non ha paura di lasciarsi alle spalle situazioni pregresse. Nel caso di Ifigenia si tratta delle situazioni familiari o del fatto che magari in famiglia ci può essere qualche tipo di battibecco, diciamo, che magari va un attimino settato, rilasciato, ma possiamo estenderla un po' a tutte le situazioni. E quindi non ha paura di tagliare i rami secchi, non ha paura del cambiamento, non ha paura di avventurarsi oltre un limite che al momento rappresenta non soltanto la sua quotidianità per come la sta vivendo, ma rappresenta anche una frontiera da sorpassare. Ifigenia non si rifiuta di tagliare i vincoli che hanno segnato nel bene come nel male la propria vita. Anche quei vincoli mentali possono essere un'eccessiva timidezza, un'eccessiva mancanza di autostima. Ifigenia non ha paura di portare il lutto per qualche giorno per queste situazioni a livello fisico o mentale che sono autolimitanti, per avventurarsi in quello che è un territorio ignoto, che però vede ricco di potenzialità. La porta aperta è la carta che ci dice che ti manca tanto così, devi riuscire a vedere oltre questa porta, e lo stai facendo, per trovare un grande tesoro come è rappresentato qua, e anche il sole. Ecco che il mese di marzo per te diventa un mese molto produttivo a livello interiore, ti ripeto, e a livello esteriore. Insomma, direi che le prospettive per un bellissimo mese di marzo ci sono tutte. E noi andiamo un pochino più a fondo con un mazzo straordinario che è il tarocco dorato dei Visconti. Abbiamo usato il tarocco dorato Estense, ora usiamo il tarocco dorato dei Visconti. Sono due mazzi bellissimi. Per te che hai scelto la variante del turchese africano, mese di marzo 2024. Il 6 di denari,
Vedi che torna molto questa pragmaticità di fondo, è la carta della filantropia, la carta del dare e dell'avere, la giusta relazione, un equilibrio trovato, non solo con il partner o con la partner, ma anche a livello familiare, è un qualcosa che comunque ci porta ad osare un po' di più. Bisogna fare attenzione perché il 6 di denari, laddove in positivo osa e vince, in negativo azzarda, e forse per te magari una qualche situazione che questo marzo, soprattutto a livello progettuale e lavorativo, ma anche a livello familiare, potrebbe presentarsi, potrebbe rappresentare un qualcosa che per te ha in parte l'osare, lo sdoganarsi da un qualcosa che magari ci limita in questo momento, ma dall'altra parte potrebbe rappresentare anche un azzardare, quindi potresti essere combattuto, combattuta a livello interiore. La temperanza, il 9 di bastoni, qui c'è un viaggio, uno spostamento importante. Temperanza e 9 di bastoni, 7 di denari, soprattutto per quanto riguarda le attività produttive o lavorative. Cavallo di coppe non dobbiamo vederlo sempre come un seduttore, può essere anche un lavoro che ci gratifica o una situazione che mette in luce le nostre qualità più profonde. Certo, temperanza e cavallo di coppe possono parlarmi anche di feeling, di sostenersi con qualcuno, di cercarsi, di lasciarsi sedurre. Può succedere, può essere anche una combinazione che porta a questo, ma nel mezzo c'è un 9 di bastoni e un 7 di denari, e quindi sembra che questo marzo per te sia più orientato a costruire la tua solidità esteriore, più che la solidità dell'anima, che comunque secondo me qua non manca. La forza, i 4 di denari, il 10 di coppe, il 6 di bastoni. Direi che è una lettura molto 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 bella. Direi che questo mese di marzo in generale vedo molta progettualità con questo 9 di bastoni, anche carta di profonda intuitività che porta in alcuni casi a una capacità di comprendere l'universo attorno a sé pari a quella del divinatore. È la carta anche della magia, la carta anche della divinazione, non è soltanto la carta delle grandi distanze fisiche, anche delle grandi distanze intellettuali o animiche, sul quale si punta. 4 di denari, un investimento alla luce di un qualcosa che ci porta a travalicare una frontiera importante. Che tipo di frontiera? La forza viene a parlare di nuovo di un'indole forse anche troppo marziale con se stessi, come già la papessa, però sempre comunque votata alla ricerca dello star bene, del migliorare la propria situazione, sia interiore sia esteriore. Una temperanza è una carta anche di curare la propria interiorità, curare il proprio aspetto con una forza, anche carta di attività ginnica o magari anche di cura in generale come dieta magari. Insomma, sembra che l'inizio del mese rappresenti una bella integrazione, una bella interazione anche con quello che è l'ambiente circostante e magari anche un'apertura a quelle che sono le situazioni più gratificanti a livello emotivo, magari un corteggiatore, una corteggiatrice o magari anche un qualche tipo di passo che dobbiamo fare che ci alletta, ci interessa, ci piace, ci tocca nel profondo, per poi andare nelle 2 settimane centrali a lavorare alacremente in maniera molto 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 costante per avere quello che è un 10 di coppe, quindi la soddisfazione su tutti i fronti. Mi perdonerai se questa variante sarà più corta, ma in realtà qua fondamentalmente c'è solo un lento e costante avviarsi fino a questo 6 di bastoni, cavallo di coppe. Forse l'unica cosa su cui devi stare un attimino attento o attenta è che questo 6 di bastoni e questo cavallo di coppe insieme possano parlarmi di una profondità veramente mai appagata, ma sempre comunque in cerca di costante evoluzione anche dei suoi stessi sentimenti, delle sue stesse idee, della percezione che ha di se stesso, di se stessa. E quindi questo 7 di denari in negativo potrebbe diventarmi un qualcuno che ha già le chiavi del successo in mano,
ma sceglie di voltare pagina, sceglie comunque di rimettersi in discussione, come se tu qui avessi trovato una situazione che a livello lavorativo soprattutto, mi viene da dire, ma ci sta anche il livello empatico, soprattutto se sei single, il livello affettivo, che ti compiace, che ti anche in un certo senso gratifica, ma tu qui scegliessi comunque di andare oltre, scegliersi di darti ulteriori possibilità. Per questo ti dico che è una lettura che potrebbe durare molto molto meno, perché comunque qui c'è un crescendo di input dal mondo esterno che ti portano con questo 6 di bastoni e questo cavallo di coppe a trovare appunto gratificazione, ma anche forse ad avere una vocazione a non fermarti, a non adagiarti, a non farti, tra virgolette, intrappolare nelle situazioni di lavoro o d'amore. È un mese nel quale l'irrequietezza di fondo è rappresentata da questo voler costantemente mettersi in discussione, voler costantemente superarsi. È un mese nel quale le energie sono comunque estremamente costruttive. Questo non vuol dire il fatto che qui tu abbia queste due carte un pochino problematiche pur nella loro grande riuscita, che questo mese non avrai soddisfazione. Questo sarà un mese molto lineare per te, sarà la tua inquietudine di fondo, voglio di più, voglio di più, voglio di più, datti tempo, ti dicono le carte, perché qui comunque ti stai preparando un terreno per il domani. Io vedo molto importanti le situazioni inerenti alla casa, te l'ho già detto, vedo molto importanti le situazioni inerenti al lavoro. All'inizio del mese o intorno ai primi 10 giorni c'è un viaggio, uno spostamento, un'idea di viaggiare. Qua c'è un rimettere in discussione un po' tutto quello che c'era prima e in fondo c'è questa sete non appagata di costante evoluzione di una situazione. Certamente è un mese importante anche per l'amore, pur se questo sembra cedere il passo più ai giochi della seduzione, con un 7 di denari che è una carta anche di interesse in quel senso, un 10 di coppe che è una carta di chi si sente gratificato, gratificata, appagato, appagata, una temperanza che parla di feeling, una forza che va a parlare di quello che può essere un trovarsi fisicamente, un rapporto sessuale, dai comunque, e un cavallo di coppe che va a parlare della capacità di toccare nel profondo, essere toccati nel profondo. Ovviamente se sei single qua potrebbe esserci intorno alla terza settimana questo famoso ripensamento, questo momento un po' di down energetico, ma si riprende alla grande perché comunque qua si vuole arrivare in fondo, si ha anche fretta di arrivare in fondo e quindi laddove tu fossi single o tu stessi frequentando qualcuno, fai attenzione alla terza settimana, tieni un pochino basse le energie. Se invece sei in coppia direi lo stesso, ma qua potrebbe esserci anche un po' di gelosia a fine mese che è figlia un po' delle inquietudini della terza settimana. Se stai vivendo una situazione complicata non cambia quello che ho detto appena ora della coppia, attenzione alla gelosia nell'ultima settimana del mese e attenzione soprattutto a quello che scaturirà la gelosia. Forse qui potrebbero esserci delle incomprensioni alla luce del fatto che magari c'è una troppa materialità a 7 di denari che va a invalidare la presenza di un 10 di coppe che invece è l'appagamento di tutti i sensi. Al di là di questo non vedo un mese brutto, vedo un mese molto bello. Come ci dicono queste carte, devi solo accettare di fare un passo, devi solo accettare di darti possibilità e soprattutto devi solo accettare il fatto che comunque stai costruendo qualcosa. Qui ti dicono non puoi avere tutto e subito, stai costruendo qualcosa, anche se questa terza settimana un po' più inquieta ti farà magari anche andare giù energeticamente perché uno dice non vedo risultati. No, in realtà i risultati ci sono, è che li stai manifestando, datti tempo. Andiamo a vedere per questo mese di marzo 2024 cosa vuol dirti il libro delle risposte dell'oracolo per te che hai scelto la variante del turchese africano.
chiudi un occhio. Vedi, ti stanno dicendo un po', e secondo me questa terza settimana sarai un po' nel mood del contestatore, della contestatrice, proprio perché magari tutto sta procedendo ma in maniera estremamente lenta e tu magari qui ti rompi le scatole e magari diventi un pochino più intrattabile. Chiudi un occhio, come ti ho detto prima, ciò che stai manifestando ci mette un po' di più, ma comunque lo stai manifestando. Bellissima prima variante, ti ringrazio per averla vista, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'occhio di tigre ferroso. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre ferroso, quale sarà l'energia generale di questo marzo 2024. Per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre ferroso. La luna. La luna è una carta che può dare grandi soddisfazioni ma anche grandi preoccupazioni. Si vede come la carta di chi fa disegni nascosti, occulti. Si parla di una carta che grava pesantemente su quelle che sono le energie, magari portandoci ad illuderci o magari anche portando il consultante ad una situazione di confusione, di paura. Ma in realtà poi la carta ha anche dei risvolti positivi di tutto rispetto, per esempio la carta di chi riesce a realizzarsi con un lavoro proprio, oppure la carta di chi lavora con l'arte, oppure la carta di chi ha una tempra artistica molto importante, e anche la carta di chi crede fortemente nei propri sogni, e anche la carta dei viaggi, soprattutto i viaggi nel mare o attraverso il mare o nei posti vicino all'acqua, oppure magari viaggi nella memoria, nel mare interiore, quello dell'inconscio, quello più profondo. È la carta della magia, è la carta di chi accede ad un sapere occulto, è la carta di chi percorre un sentiero iniziatico, è la carta anche della maternità, è la carta di chi riesce a generare un qualcosa di nuovo, non solo maternità intesa come generare un figlio, anche la maternità di un'idea, di un progetto, di una via di vita nuova, di una coppia, di un nuovo se stesso, una nuova se stessa. Insomma, è una carta che ha molte facce, come del resto la luna ha. Andremo a vedere in dettaglio coi tarocchi dorati dei Visconti, ma prima mettiamo gli oracoli. Per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre ferroso. Marzo 2024, cosa porta? Energie ed eventi principali. Flora, il rinnovamento, vedi, ti avevo detto partorire nuovo se stesso o nuova se stessa. Andiamo a vedere anche l'oracolo delle porte. Per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre ferroso, cosa porta marzo 2024? Giano, sembra essere un mese veramente di profondo rinnovamento. Anche Giano è una carta importante per quanto riguarda il voltare pagina su una situazione. Peraltro Flora, carta legata al rinnovamento della primavera, parla proprio di una stagione ben precisa. Ti ricordo che l'anno tradizionale, che poi è più lunare, parte a primavera. Qui hai degli inizi, qui hai gennaio, Giano, il mese Janus gennaio viene da Janus,
e poi alla primavera. È come se questo momento per te fosse stato un po' un momento di gestazione. Molto bello qua. Andiamo a vedere anche col Silson Lenormand, per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre ferroso, marzo 2024, che cosa ti porta? Questa carta va un attimino spiegata. Sono 3 folli che si arrampicano sulla ruota. La Sibilla Lenormand non ha la carta della ruota, ma il Silson Lenormand aggiunge alcune carte, fra cui questa, che è un po', diciamo, secondo l'interpretazione, un mix fra la carta del matto e quella della ruota. Quindi di conseguenza partecipa delle 2 energie. Non so se ha un nome, onestamente, perché non c'è nessun opuscolo informativo per quanto riguarda il mazzo del Silson Lenormand, però chiamiamola la ruota. Sono 3 carte di profondo cambiamento e rinnovamento, ma è un rinnovamento che la carta ci tiene a precisare si concretizza, si porta avanti sia con il dubbio della luna, ma anche il desiderio della luna, sia con l'irruenza e anche un po' l'incoscienza del matto. Tuttavia è un cambiamento di natura molto 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 forte, in quanto se io guardassi alla ruota come un simbolo solare, noi avremmo i 2 luminari, la primavera e l'inizio dell'anno, quindi qua c'è roba grossa, direi. Qui potrebbe essere l'inizio di una storia, l'inizio di un lavoro, una convivenza, il capire che comunque siamo a un punto nodale della propria vita, un punto nel quale comunque il rinnovamento ormai è ineluttabile, porta con sé anche un'idea di gioia fondamentalmente, nonostante tutti i dubbi iniziali, in quanto comunque la primavera è un momento di rinascita e in quanto comunque l'energia del matto associata a quella della ruota, diciamo, scardina un po' tutte le resistenze che possiamo avere. È un momento in cui il rinnovamento ci appare, nonostante l'inquietudine, quasi una benedizione del cielo. Non ci dicono ancora di che tipo di rinnovamento si tratta. Certo, Giano apre molto a un rinnovamento importante dell'assetto sociale, però anche qui mi ci sta sia la relazione sia il discorso lavorativo o anche proprio un nuovo mood di vita. Andiamo a vedere quindi coi tarocchi dorati dei Visconti, per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre ferroso, cosa porta questo marzo 2024? Qual è questo rinnovamento così importante? Il cavallo di spade è una sensazione di giustizia, riparare ai torti subiti dal destino come dalle persone. 10 di coppe, asso di denari, 8 di denari, 8 di coppe. Due di coppe, 3 di spade, il giudizio, il bagattello. Allora, è molto particolare questa stesa, ti invito a seguirla attentamente perché è una stesa suscettibile di molte variabili. È innegabile che in particolare a livello di gratificazione personale o a livello di situazione affettiva qui ci sia un importante rinnovamento. 10 di coppe su 2 di coppe, carta che porta a un profondo rinnovamento sotto tutti gli aspetti che toccano l'interiorità, quello degli affetti, della famiglia, degli amici, anche e soprattutto della coppia. Ora, questo 10 di coppe su 2 di coppe deve farci pensare ad una prima settimana dove
magari c'è un incontro importante o magari c'è un appuntamento importante o magari c'è la consapevolezza che comunque siamo pronti per aprirci alle opportunità e l'universo non farà mancare puntualmente a queste opportunità di presentarsi asso di denari, in potenza un qualcosa di nuovo, un qualcosa che arriva a cementare una nuova unione sia a livello animico sia a livello molto pragmatico. L'otto di denari che segue del resto è una carta che parla anche di lavoro, la classica situazione nella quale amore e lavoro potrebbero fondersi. Tuttavia bisogna fare attenzione, c'è un 3 di spade sotto. Quali sono le ferite che questa nuova situazione che ti si pone davanti ti riapre e qual è la situazione nella quale devi veicolare le energie? Devi spingere per un cambiamento che attendi da tempo e quindi saltare sul carro che ti porta alla vittoria anche in maniera rapida, repentina, senza pensarci? O devi magari cercare prima di capire cosa queste ferite rappresentano, da dove originano nel profondo, da quali comportamenti espliciti o impliciti, e quindi di conseguenza il rischio è quello di perderlo questo carro. Questo mese te la giochi un po' sul filo del rasoio, il cavallo di spade non fa sconti, il cavallo di spade ti dice questa è la tua giustizia, accoglila, perché se non l'accogli non ci sarà un secondo momento. Certo, magari ci saranno altri momenti, ok, sono d'accordo, ma questa situazione qua, se non l'abbracci ora, non l'abbraccerai mai più. Il giudizio è una carta di risveglio, di presa di coscienza, di quotidianità che viene travolta da un'improvvisa illuminazione che può portare anche con un 10 di coppe e un 2 di coppe ad avviare una storia d'amore importantissima, o magari anche a fare quella conoscenza importante che poi ci cambierà il destino. Ma un 8 di coppe alla fine ripete il monito del cavallo di spade. Che cosa vuoi fare? Questo mese ti viene data l'opportunità di cambiare la tua vita, di rinascere, come questo bagattello ci dice, di iniziare un nuovo cammino. Sta a te scegliere. E l'otto di coppe è una carta molto liminale. Puoi essere il padrone, la padrona del nuovo palcoscenico, così come per pudore puoi dire no, questa volta non abbraccio l'esperienza. In particolare per quanto riguarda l'amore queste carte sono eccezionali, ma anche per la situazione in generale materiale. Forse per la situazione materiale la terza settimana è la migliore di tutte, la seconda, la terza sì, diciamo ci si può stare, anche se comunque forse qua alcune incomprensioni, anche un po' la pesantezza del lavoro potrebbe farsi sentire, oppure magari è semplicemente un lavoro che qua ti si presenta ma che non accetti se non hai lavoro. Insomma, è un mese, nel quale, laddove nella situazione materiale lavorativa vedo degli alti e bassi, con qualche tuo ripensamento e anche un po' di stress sulla fine del mese, in amore in particolare o comunque nella situazione sociale in generale, vedo un grande rinnovamento che puoi scegliere di abbracciare così come di non abbracciare. Potrebbe anche essere semplicemente un qualcosa che ti tocca nel profondo, l'invito a sondare un percorso magico, l'invito a sondare un percorso di Reiki, di yoga, una disciplina olistica, alternativa come si dice, oppure anche semplicemente un'attività onirica che ti porta a riscontrare nella tua quotidianità i messaggi che il tuo inconscio attinge dall'universo. Questo mese verrai tentato, verrai tentata. Riallinea il tuo profondo con ciò che stai chiedendo all'universo, perché questo mese l'universo è pronto a darti gratificazione a livello interiore, ma tu devi saperla accettare. Un bagattello ci dice che probabilmente accetterai, magari questo sarà nella maggioranza dei casi, ma un 8 di coppe spaventa un po'. Voglio andare a vedere perché ti esce questo 8 di coppe.
Fuggirai di fronte al corteggiatore e alla corteggiatrice, fuggirai di fronte alla sapienza che ti appare troppo più grande di te, fuggirai di fronte alla connessione universale che ti porta magari ad esprimerti con mezzi non convenzionali per l'uomo comune, fuggirai magari di fronte a quello che può essere la riscoperta di un tuo talento interiore. Vediamo se sei pronta ad accogliere questo dono che l'universo ti porta. Sceglierai di attendere, probabilmente un mese nel quale l'universo ti porrà di fronte un qualcosa per portare il riequilibrio dentro di te, nella tua interiorità più profonda, ma tu sceglierai di attendere. Questo non vuol dire che l'universo non ti darà ulteriori occasioni, ma significa che quella di questo mese potrebbe essere un qualcosa che comunque ti tocca nel profondo e ti cambia, ti risveglia anche a livello spirituale. Se fosse una persona con cui nasce un qualcosa, magari sceglierai di non indugiare oltre, ma comunque il germe di un nuovo pensiero, quella persona ti avrà aiutato a farlo maturare. È un mese nel quale forse preferisci più l'aspetto pragmatico e quindi di conseguenza magari soprattutto nelle ultime settimane ti focalizzi molto sulla costruzione esterna di te e magari questo mese sei un pochino più sordo o sorda a quelle che sono le possibilità a livello animico che ti dà l'universo. Questo non vuol dire che sia sbagliato, semplicemente per te non è ancora il momento di abbracciare quelle parti di te che appunto possono essere sanate attraverso un percorso animico o magico. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del diaspro zebrato. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante del diaspro zebrato qual è l'energia generale di questo marzo 2024. La giustizia, il nutrimento adeguato per corpo e spirito, la giustizia de facto, la discussione magari di una causa legale o di un contratto, lo sport, l'alimentazione, la divisa da chef, da postino, non solo da militare, da poliziotto, ma soprattutto anche il portare equilibrio, un incontro importante, un appuntamento importante per il tuo futuro, un numero 8, un qualcosa che comunque si cala perfettamente in un corso di eventi a riportare un equilibrio al punto spesso di essere associato come carta alla giustizia al karma, un momento nodale della tua vita che questo mese potrebbe bussare alla tua porta. Andiamo a mettere anche gli oracoli, vediamo un pochino per te che hai scelto la variante del diaspro zebrato. Carta molto bella la giustizia, rinnovato equilibrio. Temis, la giustizia, di nuovo, qui c'è un incontro importante, qui c'è qualcosa di molto importante per il tuo futuro. Abbiamo la giustizia 2 volte, oppure addirittura c'è il fare giustizia. Andiamo a vedere anche con l'oracolo delle porte, per te che hai scelto la variante del diaspro zebrato. La porta del giardino, molto bella anche questa, Sei a un passo dalla realizzazione.
Vediamo un po'. Silson Lenormand, che cosa vuol dirci per il mese di marzo 2024? Per te che hai scelto la variante del diaspro zebrato. Il serpente. Allora, la carta del serpente viene poi a chiudere un quaternario di carte veramente interessante e fa pensare veramente che in questo mese si porti giustizia su un qualcosa che ci ha procurato magari una sensazione di inganno o una sensazione anche di perdita, e che quindi questo mese, con ben 2 carte che fanno riferimento alla giustizia, si possa arrivare ad una situazione nella quale si ha un rinnovamento totale, ecco, diciamo. Questo è anche detto dalla carta della porta del giardino, carta che dice, scusami, che il consultante è giunto al termine di una fase estremamente problematica della propria vita e che sta per aprire appunto su un momento di completo rinnovamento, anche alla luce di importanti rivelazioni che in alcuni casi possono essere anche accompagnate da nuovi interessi, oppure magari anche nuove conoscenze, o magari anche semplicemente la scoperta di un qualcosa che fino ad oggi ci è stato precluso. È il riportare giustizia in una situazione dove comunque ci sentivamo in perdita, ci sentivamo estremamente messi alla prova. Andiamo a vedere col tarocco dorato dei Visconti, per te che hai scelto la variante del diaspro zebrato. Marzo 2024, che cosa porta? Energie ed eventi principali. Il cavallo di spade, di nuovo un giustiziere, di nuovo un qualcuno che livella meriti e colpe e equamente distribuisce secondo quello che è il proprio sentire più profondo. E anche l'attenzione ai dettagli. Asso di denari, la stella, 4 di bastoni, 9 di spade. 10 di bastoni, 7 di bastoni, la morte, il Papa. Allora, ovviamente se hai contenziosi legali, cause, divorzi, questo è un mese importantissimo per te, pur se ne arrivi in fondo con questo 9 di spade molto provata, è comunque un mese che ti porta ad una svolta definitiva, soprattutto per quanto riguarda quelle situazioni di coppia che stanno finendo o che sono in causa o che magari stanno esaurendo la loro verve e quindi magari la storia si trascina. Ecco, qua in particolare in quelle situazioni lì ti vedo comunque prendere una decisione risolutiva, pur se dolorosa, ci mancherebbe. Per carità, un po' come dicevo nella variante precedente, questo cavallo di spade fondamentalmente viene e rescide, non dice hai ragione tu, hai ragione lui, lei, semplicemente livella. Però fa attenzione anche ai dettagli, quindi di conseguenza lascia poi lo spiraglio per ricostruirsi, ma alla luce appunto di un taglio importante. Non dico che tutte le coppie questo mese scoppieranno, però magari potrebbe essere un mese a livello di coppia nella quale si va, soprattutto nelle ultime 2 settimane,
a gestire una situazione di pesantezza estrema che magari ha bisogno anche di un consiglio disinteressato da parte di qualcuno di esterno, un familiare, un avvocato, un amico, un'amica, un cartomante anche, per dire, ecco. Quindi fai attenzione soprattutto nella seconda metà del mese se sei già in coppia. Se sei single potrebbe essere una situazione nella quale magari stai mettendo delle speranze ma che poi scegli tu stesso, tu stessa di rilasciare, in alcuni casi anche alla luce del riapparire di un qualcuno dal passato. È un mese nel quale scegli di cambiare, vedi questa morte? Cambiare cosa? Un 4 di bastoni, situazioni familiari, situazioni di coppia, situazioni amicali, insomma tutto ciò che riguarda la nostra quotidianità a livello di interazione sociale, quindi di legame con gli altri. Ed è un mese nel quale questo serpente ti fa vedere anche sotto un'altra prospettiva le persone che sono attorno a te, che potresti percepire forse anche come ingannevoli, quindi devi fare attenzione. È un mese nel quale vuoi riportare ordine, capire chi per te è costruttivo, costruttiva, chi per te è nocivo, nociva. Quindi soprattutto a livello amicale, familiare e di amore la situazione è un po' questa. C'è molta passione questo mese, un mese nel quale comunque un 10 di bastoni, carta di chi non si arrende, carta di chi comunque vuol tirare avanti un qualcosa che è comunque produttivo nelle sue intenzioni, una coppia importante, anche una relazione a tre sulla quale comunque si punta. 7 di bastoni, quindi si vincerà, si avrà ragione del destino, una stella, perché comunque è carta di meritocrazia, ma attenzione, anche carta di litigio. E alla fine questa morte su 4 di bastoni che arriva a cambiare radicalmente anche e soprattutto per la presenza di rivelazioni di un qualcuno che ci dà comunque un imprinting, un input, che poi si rivela essere questo Papa, ci porta ad un 9 di spade, carta di desiderio di rivalsa, carta di grande stanchezza, carta di un qualcuno che pur in maniera forse non proprio felice chiude una situazione che ormai stava diventando difficile da gestire o comunque cambia radicalmente una situazione. Quindi in amore potrebbe essere il mese del ripensamento, per qualcuno addirittura alla luce dell'essere ricontattato o ricontattata da persone del passato, che non vuol dire ex, vuol dire anche ex amici, ex amiche, persone con cui c'era comunque un qualche tipo di legame. Diversamente per il lavoro queste sono carte che parlano comunque sempre in maniera estremamente, diciamo, molto difficile, di un qualcosa che forse si va a cambiare radicalmente nelle proprie strutture e quindi di conseguenza potrebbe essere un completo rinnovamento nel modo di porsi verso il lavoro. Un 10 di bastoni su un asso di denari è un qualcosa che percepiamo come un vincolo faticoso. Però c'è una stella con un 7 di denari, soprattutto nella seconda settimana devi fare attenzione a non avere conflitti a livello lavorativo e quindi magari a non avere un'indole troppo sensibile alla critica e cercare di essere accomodante. Un 4 di bastoni è una carta comunque di, qualora si parli di lavoro, di dettaglio, ritocco, cose da sistemare, cioè la carta di chi fondamentalmente potrebbe star bene in un posto di lavoro o potrebbe star bene in una nuova situazione di lavoro che comunque intorno agli inizi del mese vedo partire, ma che poi in realtà non ci sta bene di fatto perché ha comunque sempre un qualcosa che non va. Questo potrebbe portare a un pesante conflitto a livello lavorativo. Per qualcuno sarà veramente il chiudere una situazione lavorativa o il minacciare di chiuderla. Per altri potrebbe essere il ricorso ad un sindacalista, il ricorso a un avvocato del lavoro. Insomma, è un mese dove sicuramente i conflitti vanno incrementando fino a una decisione risolutiva che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe portare proprio alla prospettiva di un nuovo inizio e all'intervento della giustizia di fatto, perché quando contatti un sindacalista o un avvocato, si tratta comunque di un qualcosa che porta la giustizia. Il
3 di coppe, comunque vincerai tu, comunque avrai ragione degli eventi. Comunque chiunque questo mese ti metterà molto alla prova, anche se fosse una giustizia interna ad un posto di lavoro, quindi il chiarirsi con qualcuno, il parlare, comunque alla fine vincerai tu. È un mese di sfida importante per te. Io, vedi, molte persone magari mi commentano i video, mi dicono che anche sto mese non sarà bello, eccetera. In realtà io, non mi piace addolcire le letture per dire che comunque sarà tutto bello. 2, sono una persona che comunque ritiene che se c'è un mese problematico, questo deve servire a capire come il problema si è originato e quindi di conseguenza a non ripetere il problema il mese successivo. Quindi magari questa stesa, pur nella sua brutalità, può comunque darti qualche input importante. Spero che sia così, veramente, perché questo è un mese nel quale dovrai fare affidamento su tutte le tue risorse interiori per la vittoria di una causa, di un litigio, di un confronto serrato, che porta poi a decidere un po' di staccare la spina da una situazione che ormai non ti risuona più, che non è detto che lo fai questo mese, non è detto che questo mese cambi partner, cambi amici, cambi posto di lavoro, magari questo mese getti le basi, vedi la stella, la speranza di vittoria. Per qualcuno, se hai cause legali, invece qua potrebbe essere, nonostante la fatica, comunque, nonostante anche lo stress, una decisione favorevole che ti porta comunque o alla vittoria o verso la vittoria. Quindi comunque è sempre il motivo trainante del mese, è sempre il fare giustizia. Se sei single, posso dire che qui c'è una situazione importante all'inizio del mese, ma probabilmente questo tuo momento di disequilibrio nella seconda parte del mese ti porta a fermare un po' tutto, pur se nelle prospettive di vittoria. Non è malissimo, dai. Andiamo a vedere anche per te le risposte dell'oracolo. Te che hai scelto la variante del diaspro zebrato per il marzo 2024. Se agisci ora avrai successo. Vedi, qui c'è un qualcuno che, come ti ho detto prima, ha un po' questa inquietudine di fondo di cambiare radicalmente una situazione, asso di denari sul 10 di bastoni, ci spera e alla fine questo mese è un po' il mese in cui butta le carte in tavola e dice vabbè, ma avete rotto le palle, ora si fa così. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato quali saranno gli eventi principali e le energie del mese di marzo 2024. Io mi auguro che questo video ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti ricordo anche che per avere info sul workshop di cartomanzia che partirà fra pochi giorni e sul corso dei sigilli magici puoi contattarmi via WhatsApp al numero 388 57 76 772. Ci vediamo domani per le energie della settimana. Ciao! Andremo a scoprire quali sono con le nostre 3 varianti. Per correttezza, altro mese che si sta per aprire. Per correttezza, prima di presentarti le varianti, devo avvertirti che nella variante numero 2 mi sono dimenticato di leggerti una frase dal libro Vaffanculo. È 24, mese che si sta per aprire e che porterà finalmente la primavera. Stampante del cazzo. Ciao community, benvenuto, benvenuta, questa è la lucerna di Cronos e sto cazzo o un altro tipo di contenuto. Vi ricordo che per sapere più informazioni, per avere, ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti ricordo anche vaffanculo.